Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di unboxing sul nostro canale. Un video molto importante e speciale perché siamo tra i primi in tutto il mondo e soprattutto in Italia a fare l'unboxing di questo prodotto della RiderNav. Prima di procedere all'unboxing vi ricordo che grazie a RiderNav voi avete la possibilità di risparmiare il 25% con il codice sconto Gravel Road. Vi lascio il link in descrizione, potete acquistare sia questo R7X sia l'R7M dedicate ai modelli BMW, appunto usufruendo di un codice sconto del 25%. Tutti i dettagli in descrizione. Un CarPlay che abbiamo avuto modo di apprezzare nella versione dedicata ai modelli BMW. Trovate la recensione sul nostro canale con unboxing e prova su strada su un GS 1250. RiderNav ci ha inviato una copertura per display in vetro, ovviamente già sagomata per il dispositivo. Questa andremo a installarla nel momento in cui lo proveremo sulla nostra moto. La mettiamo quindi da parte adesso e ci concentriamo sul CarPlay. È la prima volta che lo apro, quindi lo apro con voi. Questa confezione ci racconta già le caratteristiche principali del device. 7 pollici, sgancio rapido, 1200 nit di luminosità, supporto Apple CarPlay, Android Auto, navigazione in tempo reale e certificazione IP69K. Vi fornisco anche qualche altro dato. Il CarPlay pesa all'incirca 380 grammi, la risoluzione è di 1280x720, il display è IPS, ha 2 GB di RAM, connessione VLAN sia 2.4 sia 5 GHz, Bluetooth 5.0 ed è possibile aggiornarlo tramite aggiornamento on the air. Ha bisogno però in quel caso di avere all'interno una micro SD che non è in dotazione, ne basta anche una di 32 GB. Andiamo quindi ad aprire la scatola. Come sempre molto curato sia la grafica del packaging sia all'interno, vedete troviamo anche un'imbottitura. Le istruzioni sono sia in inglese che in cinese, ovviamente a colori. È molto semplice configurare questi CarPlay, ormai abbiamo imparato nel tempo a conoscerli. Nella versione BMW, ricordate, la scatola era molto più piatta, meno spessa, perché c'era solo il CarPlay che non necessitava di nessun supporto, essendo appunto dedicato ai modelli BMW, andava quindi a incastrarsi, a incastonarsi nel supporto della casa tedesca, supporto ufficiale. Qui invece parliamo di un modello universale e per questo troveremo in confezione altri accessori dedicati all'alimentazione e al supporto. Andiamo quindi ad aprire, aiutandoci con un paio di forbici, tutte le varie buste che contengono l'occorrente per l'installazione sulla nostra moto. Questa è una staffa in metallo davvero ben realizzata, con l'adattatore e lo spessore per non rovinare il nostro manubrio. Da questa parte in plastica, invece questa è tutta in metallo, davvero molto ben realizzata. Qui vedete sono viti di tipo antifurto che richiedono quindi una chiave speciale per essere serrate. Qui immagino troveremo tutte le chiavi. In questa seconda busta troviamo quindi tutte le chiavi per serrare le staffe. Come vedete sono chiavi antifurto molto ben realizzate, piccolo cacciavite, gli adattatori per qualsiasi manubrio oltre a quello che avevamo trovato nella prima busta e una striscia di plastica sempre protettiva per il nostro manubrio. Qui troviamo il cavo di alimentazione molto ben realizzato con il fusibile di protezione, ovviamente cavo rosso nero per la batteria, cavo giallo per collegarci a una presa sottochiave. Ormai conosciamo a memoria questo genere di collegamento. Nell'ultima busta troviamo il pezzo forte di questo CarPlay, la base che riproduce quella BMW, possiamo dire. Troviamo subito un aspetto interessante: qui l'attacco è di tipo RAM, renderà quindi molto semplice installare il CarPlay utilizzando la sua staffa originale oppure utilizzando altri dispositivi
compatibili con il sistema Sfera RAM, uno dei più conosciuti al mondo. C'è la possibilità anche di smontare questo supporto RAM e utilizzare un supporto per traversino per rendere ancora più slim, più aderente la configurazione sulla nostra moto. Tutto dipende da che tipo di moto abbiamo e dove desideriamo installarlo. Ecco il nostro Rider Nav, molto curato come quello che abbiamo già recensito. Sicuramente lo spessore è un po' più importante, ma il peso resta comunque contenuto. Come vedete, questa parte in basso andrà a incastrarsi in questa in basso e poi questa sarà la levetta di sgancio. Quando andremo a rimuovere velocemente il dispositivo, sulla nostra moto resterà solo questa basetta in perfetto stile BMW e questo potremo portarlo nella nostra borsa, nel nostro marsupio e stare al sicuro da qualsiasi furto. Devo dire che tra i sistemi a sgancio rapido è sicuramente il migliore che ho avuto modo di vedere. Rende qualsiasi moto simile a una BMW. Non avremo la Wonder Wheel, non avremo il supporto a manubrio, però comunque resta sicuramente la soluzione migliore ad oggi vista, anche proprio come base che rimane attaccata alla nostra moto. È piuttosto piccola e discreta. Ci piace anche proprio il sistema molto semplice, perché a volte diventa complesso, invece vedete è facilissimo, molto saldo. La curiosità di vederlo all'opera era tanta e quindi abbiamo deciso di collegarlo a una batteria staticamente, giusto per attivare il prodotto e fare un primo avvio. Ritroviamo più o meno tutte le funzioni e le caratteristiche che abbiamo già apprezzato sul Rider Nav dedicato ai modelli BMW. Qui vedete il CarPlay con un display veramente molto fluido. Come detto, per sganciare tutto è molto semplice. Basterà fare questa operazione, questo resterà sulla nostra moto e quando vorremo riconnetterlo saremo pronti a partire nuovamente. Qui vedete il riavvio, tutto in tempo reale senza tagli. Essendo dotato di GPS, in questa schermata noi andremo a vedere la velocità reale calcolata dal Rider Nav stesso. Non necessita di prendere dati dal telefono perché in questo caso utilizza il suo GPS interno. È compatibile con i sensori di rilevamento pressione pneumatici, però devono essere quelli in vendita sul sito Rider Nav, quindi proprietari, perché appunto si riconoscano con il dispositivo centrale. Qui vediamo anche un'altra bellissima grafica, un po' più aggressiva, con la velocità a mo' di contagiri, ma rimane anche il numero grande. E troviamo anche l'altitudine, il livello della batteria, i chilometri percorsi e sempre i sensori pneumatici che al momento non abbiamo e quindi non potremo testare. Chiederemo a Rider Nav se sarà possibile poi provarli in un secondo momento. Qui tutte le varie voci tradotte in italiano. Tra le varie funzioni vi ricordo il controllo delle più importanti action cam, cioè il cambio di canale se abbiamo delle interferenze, il GPS integrato di cui vi ho detto. Per quanto riguarda l'interfono viene gestito tramite cellulare, i sensori pneumatici che al momento non abbiamo e poi qui invece la regolazione dell'orario col sistema 24 ore, il formato e tutte le solite impostazioni. L'aggiornamento on the air funziona solo se abbiamo una memoria che vedete qui ci chiede, basta anche una 32 giga come detto. Vi ricordo ancora una volta, grazie a noi potete ottenere il 25% di sconto sul prezzo del listino. Per qualsiasi dettaglio cliccate in basso in descrizione. Ed eccoci amici qui su strada sulla nostra SMT con il Rider Nav montato sulla sua basetta. Come vedete il display è molto ampio, riusciamo a vedere tutto comodamente, ha un'ottima luminosità, una definizione splendida, davvero un bel display. Probabilmente in video vedrete qualche riflesso in più, ma vi assicuro che nell'utilizzo è davvero ottimo. Ovviamente possiamo comandare tutte le funzioni del CarPlay Classic. Vedete come il touch funziona benissimo. Riusciamo ad avviare la musica con Spotify, a gestire le telefonate in ingresso, in uscita, tutte le classiche funzioni
dei CarPlay che abbiamo imparato a conoscere. C'è però una caratteristica molto particolare che mi piace tantissimo, la possibilità di comandare le più famose action cam direttamente dal nostro display, e si rivela veramente utile. In questo caso, per farvi vedere il funzionamento, ho deciso di montare questa ulteriore DJI Action 4 e associarla appunto al Rider Nav. Il funzionamento è molto semplice, bisogna tornare nel suo menu. Qui vediamo anche l'altra schermata molto bella. Vi ricordo che i sensori delle gomme non sono ancora disponibili. Quando arriveranno in questa schermata potremo visualizzare anche la pressione delle gomme. Il dispositivo è dotato di GPS, quindi la misurazione che vedete della velocità è data dal GPS stesso, non sfrutta quello del telefono ma quello integrato. Da questo tasto noi entriamo nella schermata DJI. Cliccando quindi sul tasto di registrazione, come vedete è partita la registrazione stessa. Vedete l'icona rossa, il timer, ci dice anche quanta batteria abbiamo, i minuti e le ore di registrazione ancora possibile sulla memoria. Qui possiamo interrompere la registrazione e addirittura spegnere l'action, come vedete, comodissimo. Possiamo anche riattivarla e poi basta tornare con questa icona al nostro CarPlay, dove abbiamo la musica, tutte le nostre app, Spotify, Telegram, tutte le app compatibili con il sistema CarPlay. Ragazzi, non mi dilungo sulle caratteristiche del CarPlay perché, come detto, sono tutti simili tra loro. Qui parliamo di una qualità maggiore a livello di display, di caratteristiche e soprattutto questa interessantissima funzione di gestione delle maggiori e migliori action cam del mercato. Dopo altri giorni di utilizzo e qualche breve viaggio con il nostro Rider Nav R7X, non posso che concludere questa recensione con un giudizio super positivo. Il display è veramente bello. Probabilmente in video vedrete qualche riflesso, ma mentre siamo alla guida questi riflessi non si vedono, anche perché vi mostro che la luminosità è automatica e si adatta perfettamente in tutte le condizioni di luce a essere ben visibile, soprattutto perché ha un display molto luminoso a livello di luminosità massima. In confezione ci è arrivata anche una, come avete visto nell'unboxing, una pellicola in vetro proteggischermo, ma noi non l'abbiamo montata, l'abbiamo utilizzato senza pellicola. In passato ho provato altri CarPlay con un sistema di sgancio, ma nessuno aveva uno sgancio rapido così comodo. Si può di fatto fare tutto con una mano ed è incredibilmente semplice da gestire. Io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo per prossime recensioni sempre sul nostro canale. Iscrivetevi se vi va e alla prossima. Ciao a tutti.